Ciao amici e amiche del segno del toro, benvenuti, io sono Angela e questo è Exota Record, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 25 al 31 maggio. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarlo col vostro ascendente per avere qualche informazione in più. In descrizione al video trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura, andiamo ad inquadrare le energie principali, i segni zodiacali da attenzionare, poi vedremo l'amore, le relazioni, il lavoro e le finanze. Come prima indicazione troviamo il bouquet e direi che è un buon inizio perché questa carta ci porta una riuscita, un ottenimento, una soddisfazione, anche maggior spensieratezza. Qualcosa può provenire tramite una novità, magari un invito, un dono, un momento felice, un apprezzamento. Poi troviamo la carta della nave, spesso indica quando le cose incominciano a muoversi oppure siamo pronti ad essere più determinati e incisivi per fare un cambiamento, un miglioramento. Poi spesso è anche legato al vero e proprio movimento, tipo un viaggio, una trasferta, una nuova avventura, quindi delle situazioni che ci spingono in avanti nelle nostre idee, nei nostri progetti, in qualsiasi cosa, quindi sia interiormente sia esteriormente. Dobbiamo fare attenzione che nel fine settimana potrebbe esserci una fase di incertezza e ingannevole, tra virgolette, nel senso che quando non abbiamo le informazioni giuste o siamo in confusione o ci sentiamo un po' giù di tono, allora il serpente ci fa capire che dobbiamo muoverci con molta cautela e flessibilità, quindi anche nel gestire con saggezza alcune cose, quindi senza avere fretta, osservare bene prima di agire e di intervenire. I segni zodiacali da attenzionare sono principalmente quelli di acqua, cancro, scorpione e pesci, e abbiamo un pochetto anche quelli di terra, toro, vergine e capricorno. E adesso procediamo con l'ambito amore e relazioni. In questo ambito ovviamente ci dedichiamo all'amore coppia single, però alcune indicazioni possono fare riferimento anche alle relazioni più strette di amicizia e di famiglia, quindi consiglio di ascoltare queste varie indicazioni e di adattarle a quelle che state vivendo. Come prima carta troviamo il fiordaliso, che è già molto interessante come carta perché parla di unione, di protezione, di cura, di dedizione e quindi di rapporto abbastanza costruttivo e positivo. Qualche tensione, qualche conflitto può arrivare nel corso della settimana, infatti questa genziana cosa vuol dire? Vuol dire per noi che magari possiamo avere dei dubbi e delle incertezze a livello strettamente personale e che si possono riflettere nella coppia e portare tensione anche a livello di comunicazione, oppure diciamo semplicemente magari ci sono delle questioni a livello esterno che possono far innervosire entrambi. E poi troviamo il gelsomino, quindi qualcosa che va a migliorare verso la fine della settimana. E poi è bello il gelsomino come suo significato perché parla di sensualità, di seduzione, di gioco, di conquista, di cose che sono abbastanza positive, ad esempio per le coppie e anche per amicizia, famiglia, dove si ritrova un piacere condiviso, una serenità o anche una fase molto esaltante di un rapporto, di una relazione, e quindi che fa decollare alcune emozioni. La fase di conquista può essere utile per i single o anche chi vuole portare a un livello successivo una frequentazione in questo momento. È vero che ci sono delle tensioni, però potrebbe essere la settimana giusta per capire tante cose, quindi anche giocare un po' di astuzia. E poi andiamo a vedere adesso la parte più pratica del lavoro e delle finanze. Vediamo cosa ci vogliono dire le nostre sibille.
Come prima carta troviamo la matrice, interessante come carta per un doppio aspetto, sia perché può riferirsi a noi, alla nostra generosità, alla nostra dedizione, saggezza, creatività e sensibilità per far sviluppare positivamente alcune cose e quindi ottenere dei risultati soddisfacenti. Possiamo ricevere anche delle notizie, delle visite importanti. Un altro aspetto è legato a una persona che magari può aiutarci e sostenerci, soprattutto per l'evoluzione di alcune cose che stiamo proprio cercando di spingere, di portare avanti. Infatti la carta artista, anche questa è legata all'aiuto, al sostegno, ma soprattutto al rinnovamento, proprio per ottenere dei risultati a lungo termine. Quindi vuol dire che le cose che andiamo a fare adesso, in questo periodo nel nostro presente, saranno molto importanti e determinanti per il futuro, per possibili realizzazioni. Quindi sia se parliamo di collaborazione, di aiuto, di una guida nel nostro percorso, anche per alcune cose che stanno accadendo, sia da quello che vedo proprio con la carta della costanza, riguarda proprio l'ottenimento, quindi la soddisfazione, avere dei risultati concreti, e quindi questo vale un po' per tutto. Meglio per chi ha già un qualcosa in fase di sviluppo e di evoluzione, buono anche per chi ha dei dubbi, delle incertezze. Potrebbe esserci, come abbiamo visto sin dall'inizio, un piccolo momento di defiance, quindi in cui ci si può bloccare e fermare, però non è del tutto negativo, perché ricordo che questa carta ci consiglia comunque di esser furbi, di sfruttare la nostra intelligenza, la nostra saggezza e muoversi e attaccare al momento giusto. E quindi, come vedete, ci sono delle belle carte positive e che qualcosa si otterrà già nel corso della settimana, però sottolineo proprio il fatto che questo è un momento importante e determinante per sviluppi futuri, e lo sottolineo maggiormente per chi vuole avviare anche nuove cose e per chi è alla ricerca di lavoro, un aiuto, un sostegno, anche un consiglio o anche la stessa vostra ricerca, il vostro impegno vi darà dei frutti sostanziosi. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare e quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!